Giuro che verrò a essere tua compagna, ovunque tu mi chiami. Sia la tua sorte quella che, ahimè, temo accadrà, o se sopravviverai ancora. Ricevi per ultimo questo breve comando d'amore. Se è vero che hai a cuore il mio bene, allora abbi cura di te stesso. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 135. Protesilao e Laodamia. Riprendiamo il viaggio verso Troia. Prima di iniziare, però, è giusto fare un piccolo chiarimento. Molti degli accadimenti di cui siamo stati testimoni avvengono in testi diversi, in tempi diversi. Per esempio, l'episodio del serpente e dei passeri di cui abbiamo sentito parlare nelle scorse puntate si situa per alcuni prima della sfortunata spedizione in terra di Misia, quando per errore gli Achei portano guerra alle terre di Telefo, figlio di Eracle. Di puntata in puntata, perciò, non vorrei che il nostro muoverci all'interno del racconto desse l'aspettativa di un'esposizione lineare. Non è possibile riuscire a restituire una complessità di eventi così vasta. L'intento di questo podcast, di queste peculiari puntate dedicate alla guerra di Troia, è di proporre quegli accadimenti che come gemme lucenti risplendono su un complicatissimo arazzo. Una di queste gemme è certo la storia di Protesilao e della sua amata Laodamia. Protesilao è il secondo figlio di Ificlo, figlio a sua volta di re Filaco, il famoso re pastore, gigantesco difensore delle proprie terre. Davvero, egli aumenta la propria statura e sconfigge qualsiasi invasore. Se sei un appassionato ascoltatore di questo canale, questi nomi, Filaco ed Ificlo, non ti giungeranno nuovi. Si ritrovano all'interno di un paio di episodi passati dedicati alla figura di Melampo, il famoso guaritore capace di comprendere il linguaggio degli animali. In questo modo egli accresce la limitata sapienza umana con quella incommensurabile della natura. Re Filaco incarica Melampo di curare l'impotenza del figlio Ificlo. Il guaritore, ascoltando i discorsi di due avvoltoi su una carcassa d'animale, riesce a scoprire l'origine del trauma che avvelena lo spirito e il corpo del giovane principe. Non solo, tendendo le orecchie impara anche a distillare la pozione salvifica che porterà il figlio di re Filaco a riacquistare vigore e gioia di vivere. Le puntate che narrano delle avventure di Melampo sono la 34 e la 35. Filaco ricompensa Melampo per aver curato l'impotenza del figlio Ificlo. Il giovane mette al mondo Podarce, ovvero colui che corre veloce. Si dice infatti che il giovane riesca a correre così velocemente che l'erba non si piega sotto il suo peso. E come secondo figlio, Iolao o Protesilao. Costui, figlio di re, ha partecipato al giuramento di aiuto a Menelao, come tutti gli altri re presenti a Sparta. Arrivato nella città lacedemone, Protesilao ha sognato di riuscire ad avere Elena, ma ne è uscito scornato come tutti gli altri. Per fortuna, col tempo dimentica la sposa di Menelao
e il suo cuore comincia a battere di nuovo, questa volta per la bella principessa di Iolco, Laodamia. Re Acasto di Iolco però rifiuta di far avvicinare il giovane bellissimo e muscoloso alla giovane figlia. Protesilao, pur figlio di re, è un principe che ha ben poco da offrire. Il suo piccolo regno vive di pastorizia e il suo stesso padre è il guardiano delle proprie mandrie. Acasto rigetta la richiesta del giovane principe e con disgusto lo fa uscire di palazzo. Accade però l'impensabile. Con una faccia tosta degna del peggiore imbroglione, un principe troiano, ospite in casa di Menelao, rapisce la sposa e deruba il palazzo dei suoi ori. In fretta si sparge la voce che una spedizione partirà per Troia per riscattare con le armi la regina rapita. Questo pone Acasto in un angolo. Non c'è nessun principe o re tra i più blasonati che abbia tempo e voglia di contrarre matrimonio con sua figlia. Non si improvvisa un vincolo tra famiglie reali sui due piedi. E poi, ancora più importante, anche Acasto ha stretto il giuramento di correre in aiuto a Menelao, ma non ha voglia alcuna di imbarcarsi in una impresa guerresca a causa di un marito che si lascia rubare la moglie. Certo che se Protesilao diventasse un componente della famiglia reale, allora il genero potrebbe senza onta alcuna per il re prendere il suo posto in battaglia. Ad Acasto non rimane che riconsiderare la richiesta di Protesilao, accettando ora con gioia di farlo entrare a far parte della famiglia. La bella e giovane Laodamia, innamoratasi a prima vista del principe di Filache, gli vola tra le braccia. I preparativi sono organizzati con cura ma in estrema velocità. Protesilao dovrà partire il giorno dopo le nozze o, secondo alcuni, il giorno stesso delle nozze. Il principe tristemente lascia la sposa. Sono entrambi insoddisfatti per doversi lasciare dopo così troppo poco tempo trascorso insieme. Sulle coste di Misia, contro le truppe di Telefo, Protesilao si distingue per valore e capacità di dirigere truppe, ma è sulle sabbie di Troia che lo attende un destino crudele. Secondo un infausto vaticinio, il primo degli Achei a metter piede sull'arena della costa di Ilio è destinato ad essere dopo poco ucciso da Ettore, il formidabile figlio di Re Priamo. E tutti i greci sono a conoscenza di questo oracolo. Ora immagina le navi che sono giunte tutte alla riva. Le onde schiaffeggiano le chiglie adagiate sulla sabbia. Dai fianchi delle navi si sporgono i soldati. Tutti aspettano che qualcuno abbia il coraggio di sfidare l'oracolo e scenda per primo a terra. Ma nessuno si muove. I generali urlano ai soldati di scendere, schioccano le fruste, ma nessun greco muove un muscolo, sembrano tutti delle immobili statue. Anche sulla nave di Achille la scena è la stessa. Pur se formidabili combattenti, a nessuno dei mirmidoni garba l'idea di sapere già, prima di aprire le ostilità, che il primo a scendere non canterà insieme agli altri attorno al fuoco quella sera. Achille sprona i suoi, ma è il suo di spirito a scalpitare. Egli sa già che il suo destino è di morire coperto di gloria a Troia. Non crede che questa sua gloria potrà accadere proprio oggi al primo scontro. No, egli non ha paura di affrontare qualsiasi avversario. Il suo corpo divino è ben addestrato e la sua abilità in campo è insuperabile. Nessuno è a conoscenza del suo unico punto debole. E nessuno lo verrà a sapere. Dunque, perché attendere? Perché fermarsi e mischiarsi alla pavida schiera di chi attende ancora a muoversi? Con un sorriso appena accennato, saluta il suo vicino di spalla, Protesilao, e si lancia fuori dalla nave. Dietro le sue spalle, invisibile e protettiva,
la madre Teti, l'antica divinità delle acque, la bellissima spina nel cuore di Zeus, tutto scruta. Vede nel cuore del figlio l'impeto a scendere dalla nave e con fare deciso, con una mano lo trattiene sui legni, mentre con l'altra fa perdere l'equilibrio a Protesilao, che invece rovina sul bagnasciuga della rada di Ilio. Le truppe, come per un segnale tanto atteso, si riversano come pazze sulle spiagge di Troia, ingaggiando i primi combattimenti. Protesilao si rimette in piedi e inizia anche lui la sua nobile battaglia. Dopo qualche scontro, fatalmente si trova di fronte al campione dei Troiani, Ettore, figlio di Priamo. Uno scontro potente, ma con un esito già deciso dal destino. Protesilao muore per mano di Ettore. Marito per un solo giorno e per una sola notte, Protesilao scende agli inferi. Ovidio, nelle Eroidi, fa scrivere a Laodamia una accorata missiva destinata al marito in guerra, pregandolo di evitare proprio quello che invece accadrà. Te ne propongo un brano. Da Ettore guardati, chiunque egli sia, se ti sono cara. Mantieni questo nome impresso nel cuore, sempre vigile. E quando evitato lo avrai, ricordati di evitare gli altri. Pensa che a Troia ci sono molti Ettore. E bada di dire, ogni volta che ti prepari al combattimento, Laodamia mi ha ordinato di risparmiarmi. Se è destino che Troia cada davanti all'esercito d'Argo, lascia che lei cada senza che tu subisca una sola ferita. Lascia che Menelao combatta, lascia che sia egli a premere per incontrare il nemico. Cercare sua moglie in mezzo al nemico è il dovere di quel marito. Il tuo compito non è lo stesso. Combatti perciò solo per vivere e per ritornare all'abbraccio della tua fedele regina. E ricorda che c'è anche una profezia che segna per uno sfortunato un destino ingiusto di ingiusta morte. Questa sorte toccherà al primo dei Danai a toccare il suolo di Troia. Infelice colei che per prima piangerà il suo signore ucciso. Oh, gli dei ti impediscano di essere troppo ansiosa. Tra le 1000 navi, la tua sia la 1000ª nave e l'ultima a smuovere l'onda già stanca. Anche di questo ti avverto. Sii l'ultimo a lasciare la tua nave. La terra verso la quale ti affretti non è la terra di tuo padre. Quando ritornerai, allora accelera la chiglia con il remo e la vela subito e sulla tua stessa riva tieni il tuo passo affrettato. Per il tuo ritorno e per te stesso, tu che sei il mio Dio, lo giuro, e per le fiaccole del nostro amore e del giorno delle nostre nozze giuro che verrò ad essere tua compagna ovunque tu mi chiami, sia la tua sorte quella che ahimè temo accadrà, o se sopravviverai ancora. Ricevi per ultimo questo breve comando d'amore. Se è vero che hai a cuore il mio bene, allora abbi cura di te stesso. Laodamia, nel suo cuore, percepisce ahimè la morte del giovane marito. Immagina la sua sorpresa perciò quando lo vede giungere nelle sue camere, sorridente e affettuoso come nel giorno del loro sposalizio. Protesilao la bacia e la abbraccia, la stringe a sé fino a toglierle il fiato. Lei non sa se ridere o se piangere di gioia, ma com'è possibile che questo stia accadendo?
Quale prodigio lo ha fatto volare dalla lontana Troia alle sue camere? Protesilao, tra un sorriso, un bacio e una lacrima, le conferma il terribile evento della sua morte. Ma come? Tu sei vivo, ancora respiri e parli. Le tue amate braccia che mi stringono sono calde, i tuoi baci mi inebriano, il tuo caro sguardo mi fa girare la testa. Tu sei vivo. Protesilao racconta come è sceso nell'Ade così rapidamente. Egli sia andato a chiedere udienza al dio dei morti e alla sua sposa, Ade Persefone, in persona, lamentandosi non dell'avvenuta morte, verso la quale nessun essere umano si deve opporre, ma per il mancato godimento della vita del matrimonio. Usando parole delicate, Protesilao ha commosso Persefone e alcuni dicono anche Ade. I due numi del sottosuolo gli hanno concesso perciò un ultimo giorno da trascorrere sulla terra, per un ultimo abbraccio con la cara sposa, giusto il tempo di dirle addio. Secondo alcuni, questo permesso dura invece 3 sole ore. I due si abbandonano l'uno all'altra per una ultima appassionata notte insieme, tra baci e lacrime. Allo svanire di Protesilao, alle prime luci dell'alba, una disperata Laodamia affoga il suo pianto tra le lenzuola. Ritornata in sé, la vedova principessa fa affondere nel bronzo una statua che ritragga le fattezze mortali dell'amato consorte e la fa sistemare ai piedi del suo letto. Tutte le sere, prima di coricarsi, ella bacia quella statua, la carezza, le parla, come se si trattasse del vero marito. A volte sfiora quel petto muscoloso, si avvinghia a quelle braccia, si stringe fortemente a quel corpo di bronzo. Acasto, il re, che non vede più uscire dalle sue stanze Laodamia, insospettito che qualcosa stia accadendo alla giovane figlia, invia un servo a spiarne le azioni. Quando il servitore riporta al re gli atti della principessa, Acasto decide di porre fine a questo insano rapporto con un simulacro. Fa rimuovere la statua dalla camera della figlia e dà ordine di costruire un enorme calderone per poterla fondere. Alle disperate preghiere della figlia, che lo implora di lasciarla vivere in pace, con almeno questo ricordo del marito, Acasto risponde con un secco diniego. Quella statua tentatrice va fusa, e questo è quanto. Con gli occhi sbarrati dal dolore e rossi dal pianto, Laodamia assiste al lancio della statua nella bocca del calderone. Trovando la forza, lei non sa nemmeno dove, riesce a divincolarsi dalle guardie che la trattengono, stringendola ai polsi e alle braccia. Laodamia, dalle vesti bianco-oro, corre verso il fuoco e si getta nel metallo fuso con quello che rimane del suo amato consorte, morendo con lui. Mentre Protesilao e Laodamia, finalmente riuniti, abitano nell'Ade, i compagni dell'eroe erigono un tempio a lui dedicato, in memoria del suo sacrificio. Gli enormi alberi che crescono attorno a questa costruzione ricordano a loro modo il sacrificio del fulgido principe di Filache. Sulle loro grandi fronde, il lato orientato verso Troia vive un perenne autunno. Anche in primavera o in piena estate, le foglie su quei rami durano pochi giorni, ingialliscono e cadono, a ricordare della breve vita di Protesilao, il primo a porre piede sulla invisa arena di Troia.
Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine, puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.